Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia di Lingua Franca. Imparare la pronuncia dell'italiano o in generale di una lingua straniera è una delle cose che possono sembrare più difficili. Pensate alle persone che conoscete che possono parlare più di una lingua. Molto spesso, anche se parlano una lingua straniera senza errori, avranno comunque una pronuncia con un pesante accento nella loro lingua madre. La lingua madre è la prima lingua che imparate da bambini. Pensate per esempio agli italiani che parlano inglese. Anche se usano le parole giuste, molto spesso hanno un pesante accento italiano. It's me, Mario, do you want some pizza? Ovviamente sto esagerando, ma penso abbiate capito di cosa parlo. Questo, naturalmente, non vale solo per gli italiani, ma per tutti quanti. Succede per diversi motivi. Magari il vostro insegnante non è un madrelingua e se non ha una pronuncia perfetta, quando cercate di imitarlo fate gli stessi errori. Magari non passate abbastanza tempo esposti alla lingua che state imparando. Quindi non siete abituati ai suoni di quella lingua, ai suoi fonemi. I fonemi sono i suoni che usiamo per parlare. Oppure, più semplicemente, non pensate sia possibile parlare una lingua straniera senza accento, quindi non ci provate neanche. La buona notizia è che è possibile farlo. Non è semplice, ovviamente, però è importantissimo. Ma prima di vedere come, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Sto preparando un sacco di video per voi. Quindi, ecco 3 consigli per migliorare subito la vostra pronuncia. 1. Esposizione, esposizione, esposizione. È importantissimo essere abituati al suono delle parole della lingua che state imparando. Quindi, il consiglio è di cercare materiale in quella lingua e di passare più tempo possibile ad ascoltarlo. Vi suggerisco di cercare materiale che abbia le seguenti caratteristiche. Sia del livello giusto per voi, se scegliete per esempio delle serie TV o dei programmi radio troppo difficili per voi, non capirete niente e non vi servirà. Sia interessante, vi suggerisco di cercare materiale che sia legato a una vostra passione. Per esempio, se vi piace cucinare, potreste cercare dei programmi di cucina in italiano. Contenga voci diverse. Ognuno di noi parla in un modo un po' diverso dagli altri. Quindi è importante abituarsi ad ascoltare e a capire voci diverse. 2. Imitazione. Cercate di concentrarvi sul suono che i madrelingua fanno quando parlano e non su come pensate si pronunci quella parola o su come è scritta. Per esempio, gli italiani spesso sbagliano a pronunciare parole inglesi come island e la pronunciano come Iceland. Questo succede perché in italiano siamo abituati a pronunciare praticamente tutte le lettere che compongono una parola. Però, quando un italiano ascolta un madrelingua inglese pronunciare quella parola, si rende conto che la pronuncia non contiene la S e, con un po' di pratica, riesce finalmente a pronunciare Island. Una tecnica che vi può aiutare, che in inglese si chiama shadowing, consiste nel cercare di copiare il suono esatto che un madrelingua fa quando parla, cercando di
ripetere allo stesso modo una parola o una frase. Potete, per esempio, scegliere una frase da una serie italiana o da un mio video e cercare di ripeterla nel modo più simile possibile. Registratevi mentre lo fate e confrontate la registrazione con la frase originale. Poi cercate di capire dove avete sbagliato e riprovateci. All'inizio potrà sembrare noioso o poco utile, ma se continuate a farlo, presto vi accorgerete di quanto sia migliorata la vostra pronuncia. 3. Feedback. Si dice così anche in italiano. Purtroppo niente può sostituire il feedback di un madrelingua. Se conoscete dei madrelingua italiani con cui potete parlare spesso, chiedetegli di correggere la vostra pronuncia e cercate di imitare la loro. Mi raccomando, insistete. Spesso le persone dicono che bella pronuncia solo come un complimento. Fategli capire che volete imparare a parlare come un madrelingua. Se non conoscete nessun madrelingua, oggi ci sono un sacco di opportunità grazie a internet. Ci sono dei servizi come italki che vi permettono di ottenere lezioni da un madrelingua a un costo molto ridotto o anche gratuitamente. Oltre a questo, ho dei progetti per il futuro che potranno aiutarvi in questo, quindi non perdetevi i prossimi video. Bene, con questo è tutto per il video di oggi. Ora tocca a voi. Commentate qui sotto scrivendo quale strategia userete per migliorare la vostra pronuncia. Se potete, scrivetelo in italiano. Grazie a tutti voi che avete guardato finora. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!